Hola amigos, bienvenidos una vez más al Museo del Origami en Colonia del Sacramento, Uruguay. Hoy vamos a conocer uno de los objetos más bellos que tiene el Museo del Origami. Es el libro grande de Pinocho que se exhibe en la primera sala del museo. Es tan grande que hubo que construir una mesa especial para mostrarlo abierto. Y es de una belleza absoluta. Todas las figuras están hechas con papel plegado y en cada página del libro hay una escena que va contando la historia de Pinocho, aquella antigua fábula italiana escrita por Carlo Collodi. Este libro fue creado por Anna Rosa Ventura, una maestra italiana que vive en Bari, en el sur de Italia. Ella hizo este libro especialmente para el museo y por ese gesto tan hermoso va toda mi gratitud. A Anna Rosa la conocí hace muchos años ya en una convención de origami en Italia. Ella había ido hasta allí llevando algunos de sus libros y yo me quedé muy impactada. Tiempo después le escribí para proponerle si quería hacer alguna obra para el museo y ella me respondió que sí. Meses más tarde me enteré que estaba trabajando en el libro de Pinocho. Llevó bastante tiempo realizarlo y luego traer este libro hasta Uruguay, ya que no es fácil traer este tipo de cosas en un viaje, pero lo logramos para deleite de todos los visitantes que vienen al museo. Quienes más los disfrutan son los niños, con los que hacemos rondas en el suelo y ellos pueden así ver página por página del libro y sus escenas. Bueno, no en estos tiempos de pandemia porque el museo está cerrado, pero esperamos que pronto en algún momento podamos volver a abrir y disfrutarlos de la misma manera. Mientras tanto, quiero mostrarles esta joya a través de internet para que todos puedan apreciar las páginas del libro de Anna Rosa Ventura. Además, cuando trajimos el libro, ella había colocado una carta dirigida a mí y al museo que me gustaría mucho leer antes de comenzar a pasar las páginas del libro de Pinocho. La carta fue escrita el 31 de julio del año 2013 y dice así: querida Laura, después de varios días de reflexión he decidido construir el libro de Pinocho para el museo que se encuentra en la ciudad de Colonia del Sacramento. He elegido Pinocho porque el escritor de esta famosísima y maravillosa fábula es el italiano Carlo Lorenzini, al que llamaban Collodi. El trabajo demandó mucho tiempo y esfuerzo, por lo menos 6 meses. Mi trabajo es un regalo para tu museo, el origami, el arte creativo y también, según yo pienso, formativo. Espero que mi libro pueda generar interés y entusiasmo en los niños y en los jóvenes e invitarlos a plegar el origami. Y una cosa más antes de empezar, y es que la voz que cuenta el libro en italiano es la voz misma de Anna Rosa Ventura, a quien le pedí que lo hiciera y nuevamente ella aceptó. Hace poco me envió la grabación y con esto pudimos completar el video que estará disponible entonces en italiano y con subtítulos en español y en inglés. Y ahora sí, pasamos a ver el libro. C'era una volta un re, diranno subito i miei lettori. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta un pezzo di legno che Mastro Ciliegio aveva regalato a Geppetto per costruirne un bel burattino. Saprà ballare e fare salti mortali e con lui girerò il mondo. Lo chiamerò Pinocchio. Questo nome gli porterà fortuna, pensò Geppetto mentre intagliava e lavorava il pezzo di legno. Appena il burattino fu completato, corse per la stanza, uscì di casa e scappò via. Iniziarono da questo momento le sue avventure. Una mattina Pinocchio promise al suo babbo
di essere bravo. Ti manderò a scuola, gli disse Geppetto. Mi manca l'abbecedario, precisò il burattino. Subito Geppetto infilò la vecchia casacca e uscì di casa. Dopo poco tornò con l'abbecedario in mano, ma in manica di camicia. Fuori faceva molto freddo. E la casacca, babbo? L'ho venduta perché mi faceva caldo. Pinocchio capì al volo questa risposta, gli saltò al collo e lo baciò per tutto il viso. Con l'abbecedario sotto il braccio si avviò verso casa. Pi pi pi, zum zum zum. Che cos'è questa musica? Si chiese Pinocchio. Peccato che devo andare a scuola, se no. Rimase lì perplesso. Oggi andrò a sentire i pifferi e domani a scuola. Per andare a scuola c'è sempre tempo. Vendette per 4 soldi il suo abbecedario ed entrò nel gran teatro dei burattini. I burattini che stavano recitando lo videro e gli fecero una grandissima festa. Ma sul più bello apparve Mangiafuoco, il burattinaio. Tutti ammutolirono. Perché sei venuto a mettere scompiglio nel mio teatro? Stasera faremo i conti, gridò Mangiafuoco. Pinocchio pianse disperatamente. Il burattinaio si commosse e lo perdonò. Il giorno dopo Pinocchio ricevette 5 monete d'oro da Mangiafuoco e contento se ne tornò a casa. Ma per la strada incontrò il gatto e la volpe, che lo invitarono a seminare le sue 5 monete d'oro nel campo dei miracoli, per raddoppiarle e per farne 100, 1000, 2000. Pinocchio accettò e via! Il gatto e la volpe erano dei veri furfanti perché volevano derubarlo. E così, dopo tante vicissitudini, lo impiccarono al ramo della quercia grande, sperando che sputasse gli zecchini nascosti in bocca. La fata lo vide appeso al ramo e subito mandò il falco con Can Barbone a prenderlo. Lo mise a letto e chiamò 3 medici per visitarlo: il corvo, la civetta e il grillo parlante. Appena Pinocchio guarì dal febbrone, saltò giù dal letto e corse per la camera. Ora vieni qui a raccontarmi perché il gatto e la volpe ti hanno impiccato, chiese la fata. Il burattino narrò tutte le sue vicende, ma appena cominciò a dire bugie, il naso si allungò in modo straordinario. Pianse, urlò. Mossa a pietà, la fata chiamò i picchi che beccarono il naso e in pochi minuti lo ridussero alla sua grandezza naturale. Grazie, fata mia. Da oggi in poi voglio essere bravo e studioso. È l'ultima volta che ti perdono. Diventerai un ragazzo per bene e per questo avvenimento
inviterai i tuoi amici alla festa. Dopo un'ora tutti erano stati invitati, tranne Lucignolo. Lo cercò a lungo. Finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. Lì aspettava il carro per recarsi nel paese dei balocchi. Vieni anche tu, su dai, in questo paese non ci sono scuole e si gioca da mattina a sera. No, non posso, ho promesso alla mia fata di tornare presto a casa. Ad un tratto sentirono arrivare il carro. Pinocchio saltò su e via. Il paese dei balocchi. Oh, che bella vita! Esclamava Pinocchio tutte le volte che incontrava Lucignolo. Se oggi sono un ragazzo veramente contento, è merito tuo. Trascorse 5 mesi a divertirsi per giornate intere, senza mai studiare, ma una mattina ebbe una gran brutta sorpresa. Era diventato un vero ciuchino. Il povero Pinocchio fu venduto al direttore di una compagnia di pagliacci, che gli insegnò a ballare e a saltare nei cerchi. Una sera, durante lo spettacolo, cadde e si azzoppò. Venne rivenduto ad un signore per fare un tamburo con la sua pelle. Il compratore condusse il ciuchino sulla riva del mare, lo gettò nell'acqua per farlo morire affogato e per poi levargli la pelle. Pinocchio in acqua tornò ad essere un burattino di legno, una magia della sua fata. Nuotò finché fu inghiottito dall'immensa bocca spalancata di un pesce cane. Camminò a tastoni verso un piccolo bagliore. «Oh, babbino mio, finalmente vi ho trovato! Ora non vi lascio più, mai più, mai più!» «Dunque, gli occhi mi dicono il vero. Dunque, tu sei proprio il mio caro Pinocchio?» Si rifugiarono in una capanna. Pinocchio lavorò tanto in cambio di un bicchiere di latte per il suo babbo malato. Lo curò con amore. Una mattina si svegliò con gli occhi spalancati. Era diventato un vero ragazzo e intorno a sé vide una camera elegante.